In un mondo pragmatico, concreto e tangibile, dove ogni cosa ha bisogno di una dimostrazione, finiamo quasi per provare imbarazzo nel parlare delle sensazioni, dell'intuito, dell'immaginazione e della magia. Quella magia che sentiamo pervasa in ogni cosa attorno a noi, nella voce del vento, nelle minuscole particelle di polvere che danzano nell'aria illuminata dal sole, nel fruscio delle foglie. Quella magia che accende in noi l'entusiasmo, il piacere di esistere e di appartenere alla stessa materia degli alberi, della brina e del muschio. Era forse questa la connessione che spingeva coloro che ci hanno preceduto nel considerare un albero così imponente e affascinante come il faggio in grado di realizzare i sogni. Un'antica leggenda, infatti, adopera il faggio come protagonista in un semplice e curioso rituale, volto ad avverare i desideri. Basta prendere un rametto dell'albero e incidervi un simbolo che ricordi o rappresenti la cosa desiderata e poi seppellirlo ai piedi dello stesso albero. Un ciclo lunare più tardi il desiderio dovrebbe realizzarsi. Un'altra versione, invece, afferma di dover abbracciare il tronco di un vecchio faggio e sussurrargli ciò che si desidera. Ma solo un cuore onesto e gentile vedrebbe esaudito il proprio desiderio. Ovviamente sono stata affascinata da questi racconti e ho deciso di tentare il potere dell'albero dei desideri in prima persona. Appartenente alla famiglia delle fagacee, insieme alle querce e i castagni, il faggio compone per la maggior parte la foresta montana italiana a latifoglie, in associazione con pini, frassini, abeti, tassi. Si tratta di un albero alquanto resistente, in quanto capace di adattarsi a un grande spettro di variabili climatiche, fisiche e geografiche, permettendogli di crescere nelle zone umide quanto quelle aride, nei terreni ricchi di calcare tanto quanto quelli poveri di nutrienti. La sua esemplare resistenza ha sfidato persino i catastrofici eventi per la vita sulla Terra, come le grandi glaciazioni, sopravvivendo a tutte quelle dell'ultimo milione di anni ed espandendosi al termine dell'ultima era glaciale di 11.000 anni fa in un'ampia parte del continente europeo. Siamo nella faggeta vetusta del Monte Cimino, nella provincia di Viterbo, nel Lazio, ed è una delle 64 faggete che fanno parte del sito Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa. Un progetto nato nel 2007 e ampliato fino al 2017 dall'UNESCO.
Le foreste di faggi, infatti, sono una risorsa preziosa, in quanto composte da una popolazione inestimabile di alberi secolari, che conservano una riserva genetica di faggi e di molte altre specie che altrimenti sarebbero minacciate, soprattutto dal disboscamento, portando ai rischi considerevoli sia a livello della frammentazione dell'habitat naturale, sia del cambiamento microclimatico. Osservando questi alberi maestosi che possono raggiungere i 30 metri di altezza e festeggiare anche i 300 compleanni, mi sembra che, senza rendermene conto, queste creature imponenti mi abbiano permesso di entrare nella loro dimora. Un castello le cui pareti sono tronchi grigiastri, imbelliti dai licheni e dal muschio, e il soffitto dipinto di verde sullo sfondo del cielo. Un luogo fantastico, in cui tantissimi personaggi di leggende, favole e racconti della tradizione popolare di varie culture affrontano le innumerevoli trame del destino. I boschi incantati che, anche se a primo impatto possono sembrare inospitali e oscuri, si rivelano spesso meravigliosi rifugi. Sappiamo anche dalle parole di Tito Livio che le faggete sono selve impervie e spaventose, tanto che sono proprio le streghe cattive a prediligerle come dimostrazione del loro grande potere e malvagità. Prendiamo il caso di Jorinda e Joringhello, una favola arrivata a noi grazie agli indispensabili fratelli Grimm. C'era una volta una foresta immensa, dove gli alberi erano fitti fitti ed in mezzo sorgeva un antichissimo castello che era tutto nascosto fra le piante. In questo castello abitava una vecchia maga che durante il giorno si divertiva a trasformarsi in gatto o in civetta per far parecchie brutte burle alla gente, e soltanto quando era notte e buio pesto riprendeva le forme naturali. Se avveniva che creature umane si avvicinassero a 100 passi dal suo castello, tutto ad un tratto erano colte dalla malia, rimanevano là immobili fino a che ella non si fosse sbizzarrita e le liberasse dall'incanto. Ma per le fanciulle non vi era scampo, erano tutte trasformate in uccelli rari, messi in belle gabbiette e portate in un salone del castello. V'erano già 7.000 gabbie e 7.000 uccellini dalle belle piume colorate e dorate, là, nel salone di quel castello. Soliti passeggiare giornate intere, perdendosi nelle conversazioni di ogni genere, un giorno Jorinda e Joringhello vennero attratti dalla frescura della foresta in cui abitava la maga, nonostante fossero consapevoli del pericolo. I due vagavano parlando dell'avvenire senza curarsi del sole che calava piano piano, affacciandosi a quando tra le fronde e gettando qua e là piccoli anelli di luce, mentre la tortora gemeva malinconica sulla vetta del vecchio faggio. Ma quando Joringhello si rese conto di quanto fossero vicini alle torri del castello, la tristezza e l'angoscia gli impedirono di muoversi e di fuggire, mentre la sua amata Jorinda, in un batter d'occhio, venne trasformata in un usignolo. Disperato implorò la vecchia strega di rendergli la propria sposa, ma lei negò divertita qualsiasi atto di misericordia. Il giovane si avviò allora per il sentiero cercando la strada di ritorno, ma una volta uscito dalla selva si imbatté in un villaggio sconosciuto, dove sarebbe rimasto, guadagnandosi da vivere come guardiano delle pecore. Una notte fa un sogno. Ha trovato un fiore che è rosso come il sangue ed ha in mezzo alla corolla una perla. Egli ha colto quel fiore, è andato al castello e tutte le cose che tocca con quel fiore sono liberate dalla malia. Così salva e rivendica Jorinda sua. Appena fu sveglio, si dette a cercare per monti e per valli quello strano fiore miracoloso. Cerca e non trovò nulla. Stanco, affannoso, tutto grondante sudore, cercò ancora, cercò sempre. Su e giù per le alture, di qua, di là, nel piano, senza posa, senza avvilirsi. Così per 9 giorni.
alla mattina del 9° giorno trovò il bel fiore color scarlatto, a cui la rugiada aveva posato in seno una goccia, grande, purissima come una perla. Joringhello lo colse e se ne andò al castello. Oh, che viaggio lungo e faticoso per arrivarvi! Chissà in qual paese era arrivato nel suo ramingare, pieno di fede nel suo bel sogno, pieno di fede nel suo bel fiore. Cammina, cammina, valica monti, attraversa pianure, risale colline e poggi, ridiscende pendici, arriva finalmente alla selva grande e fitta, arriva al castello della maga. Entra nel salone delle 7000 gabbie e vede la vecchia che fa il giro di tutte e portando il bicchime alle bestiole. Mentre cerca, vede la vecchia che fa sforzi per allungar la mano verso la gabbietta e dirigersi verso la porta. Svelto, corre verso di lei quando essa già ha in pugno l'anello della gabbia. Egli ne tocca col fiore meraviglioso le sbarre, tocca la vecchia che rimane priva del suo potere e Jorinda torna ad essere una bella fanciulla, 1000 e 1000 volte più bella di prima. Ella, felice e sorridente, abbraccia il fidanzato, benedicendolo per la propria liberazione. E tutti i 7000 uccelli, al contatto del fiore di Joringhello, tornano allo stato primiero, liberati dall'incanto della perfida maga. La favola ci mostra una splendida e fitta foresta, dove i faggi sono solenni e saggi spettatori delle vicende di tantissime persone che, ancor prima di Jorinda e Joringhello, sono stati vittime della strega, che vive in solitudine e si diletta a scatenare la propria magia. Gli alberi sono dei testimoni silenziosi che osservano senza interferire le prove a cui sono soggetti i due innamorati, diventando così un luogo di cambiamento e di trasformazione, un simbolo di crescita e di scoperta di sé. Le caratteristiche della saggezza e della consapevolezza che il faggio simboleggia nell'immaginario collettivo contribuiscono all'utilizzo di questo albero nelle favole, come modo per trasferire valori e qualità. Ne è esempio anche il nibbio che voleva nitrire, in cui è proprio ciò che il faggio rappresenta a risaltare il contrasto con i sentimenti del protagonista della prossima storia. Era un bel giorno di primavera. Il nibbio se ne stava tranquillamente appollaiato sopra un ramo di faggio, riparato dalle fresche fronde della pianta. Inaspettato, giunse un cavallo accaldato che, cercando un po' di rifriggerio, andò a riposarsi all'ombra dell'albero. Sdraiandosi con l'intenzione di fare un sonnellino, l'equino inavvertitamente si punse con un cardo spinoso e dal dolore lanciò un lungo e acutissimo nitrito. «Oh, che meraviglia!» esclamò il nibbio con entusiasmo. «Questa è la voce che andrebbe bene per me, acuta, imponente e inconfondibile!» Il nibbio cominciò da quel mattino ad esercitarsi nell'imitazione di quel verso meraviglioso. Provò e riprovò, scorticandosi la gola, ma inutilmente. Quando, dopo molti tentativi senza successo, si rassegnò a tornare alla sua voce originale, ebbe una brutta sorpresa. Gli era sparita a furia di sforzarla. Così dovette accontentarsi di emettere un suono insignificante e rauco per tutta la vita. Ma gli alberi sono anche dimora di creature magiche che sfuggono all'occhio disattento, che proteggono la foresta e aiutano a renderla più forte ed eterna. Dalla tradizione popolare tedesca alla cultura degli antichi greci con Esopo, poniamo ora l'attenzione sul mondo affascinante e sfuggente delle fate dei boschi. Gli esseri fatati nel corso dei secoli sono stati interpretati e percepiti dalle persone in modo diverso. Alcune volte associate erroneamente alle figure semidivine delle ninfe. Nella cultura vittoriana assumono talvolta forme infantilizzate, in altri luoghi considerati innocui e impotenti, o resi piccoli spiriti della natura
grazie alle illustrazioni di Cicely Mary Barker, e così via. Seguendo le storie del folklore, comunque, possiamo descrivere le fate come esseri capaci di passare dal loro mondo al nostro in qualunque momento lo desiderano. Possono rimanere invisibili o mostrare il proprio aspetto, affezionarsi a un solo luogo oppure cambiare spesso ambiente in cui abitare. È nella mitologia celtica che si riscontra l'origine del culto delle fate, chiamate anche dame bianche, creature splendenti che fanno degli alberi la propria casa e che per questo sono conosciuti come alberi delle fate. Uno di questi alberi sacri svettava nel villaggio francese di Domremy, un faggio secolare attorno al quale danzava e cantava da bambina Giovanna d'Arco. Intrecciava ghirlande di fiori freschi e ne decorava i rami, incontrando delle entità divine che, sebbene negli atti del processo denominati angeli, presentano molteplici punti di contatto con i fairies, ovvero i luminosi del folklore celtico, aveva detto ai suoi accusatori. Vengono spesso fra gli uomini senza che nessuno li veda. Io stessa li ho visti molte volte in mezzo alla gente. Nell'archivio della meravigliosa National Folklore Collection sono raccolte e trascritte testimonianze degli incontri con le fate e persino dei luoghi geografici dove riscontrare un albero delle fate, o come viene chiamato nella tradizione irlandese il fairy bush. Per esempio, dal racconto di signora James Shannon scopriamo di un uomo, Tommy Gallagher, che dopo aver sradicato un albero per costruire un fienile, per diversi giorni avrebbe sentito dei lamenti provenire da quella direzione. E solo dopo aver deciso di andare e controllare, avrebbe visto delle donne vestite di bianco piangere e promettere una fatale punizione al malcapitato. In effetti, le persone che solevano trasgredire e mancare di rispetto alla sacralità degli alberi delle fate si dice subissero delle terribili ripercussioni, come nel caso del signor Moorhead di Kilkenna, che dopo aver scagliato il primo colpo di accetta contro un fairy bush del luogo, avrebbe iniziato immediatamente a perdere sangue dal naso per poi finire allettato 3 settimane dopo. Ma Tommy se la sarebbe vista molto peggio. Dopo aver incontrato le fate, si sarebbe ritrovato paralizzato il mattino successivo e solo con l'aiuto della strega locale Kitty Kilroy, la quale aveva suggerito alla moglie del signore di piantare un albero nello stesso posto, Tommy si sarebbe rimesso in piedi definitivamente. Le esperienze come queste hanno col tempo contribuito a rendere più prudenti gli abitanti dei villaggi, pur di non scatenare l'ira delle creature fatate. Per questo motivo si racconta del metodo per verificare se un albero sia abitato. Basta lasciare una pietra accanto al tronco e se il mattino dopo si trova ancora lì, vorrebbe dire che nessun essere vi dimora. È la mattina dopo aver lasciato il sasso sotto un albero che un animale molto strano. Allora, quindi è la mattina dopo aver lasciato il sasso per fare questo test vicino a un albero che secondo me, secondo la mia percezione, potrebbe essere abitato dalle fate, come appunto si dice, grande, bello, imponente. Vediamo, controlliamo ora se c'è ancora il sasso. Sono emozionata. Eccolo l'albero. È ancora qui il sasso. Eccolo, era questo qui. È ancora qui il sasso. Pensavo fosse questo perché è veramente, veramente grande. Bellissimo. Stupendo. Gigantesco. E invece non è abitato dalle fate.
sono solitamente gli alberi isolati, grandi e imponenti, quelli a forma di cespuglio o dall'aspetto inconsueto, ad attrarre le creature fatate, tanto quanto i racconti misteriosi sul proprio conto. E a poche ore da Parigi, nel Parco Naturale Regionale della Montagna di Reims, Cresce rigogliosa una foresta enigmatica e leggendaria, Faux de Verzy, un luogo insolito dove centinaia di esemplari di faggio stupiscono per i loro tronchi contortissimi, rappresentando la variante cosiddetta tortuosa di Fagus sylvatica. Una delle leggende che alleggiano su questo luogo narra di un faggio secolare, su cui si sarebbe arrampicata proprio Giovanna d'Arco, in una delle tappe del corteo che si dirigeva verso Reims per l'incoronazione di Carlo VII. Una tappa che, più che la foresta misteriosa, avrebbe interessato l'abbazia di Saint-Basile, che ne possiede la proprietà. Quello stesso albero, nominato Faggio della Pulzella, è ancora possibile ammirare, ovvero il tronco maestoso che ne rimane. Nonostante si tratti di una mutazione rara, ci sono però dei faggi simili in alcune aree geografiche. Mi trovo nel Lazio, in provincia di Rieti, e sto camminando per raggiungere un esemplare di faggio di circa 250 anni. Quest'albero infatti presenta un aspetto altrettanto curioso. I suoi rami, invece che estendersi in altezza, crescono contorcendosi parallelamente al suolo. Ciò sarebbe spiegato da una leggenda secondo la quale, in uno dei suoi peregrinaggi, San Francesco, preso alla sprovvista da un forte temporale, decise di rifugiarsi sotto le fronde di questo grande albero, che a sua volta l'avrebbe protetto, avvolgendo i propri rami attorno al corpo del santo, come in un abbraccio. Con molta probabilità il viandante si sarebbe riposato sotto un antenato di questo faggio, dato che l'avvenimento avrebbe preso luogo 800 anni fa. Ciò non di meno, l'albero, nominato Faggio di San Francesco, è stato dichiarato monumento naturale e costituisce inoltre una delle tappe del cammino di San Francesco. Questa è una delle numerose storie che mettono in risalto il potere di protezione che il faggio esercita su coloro che attraversano le distese di faggete, allontanando gli spiriti maligni e infondendo serenità. I racconti che, a quanto pare, sono consolidati anche dalle ricerche scientifiche. Alcune specie arboree, tra cui i faggi, producono dei terpeni allo scopo di proteggere l'albero dagli attacchi degli insetti. E sono proprio queste le sostanze a donare benefici anche alla salute psicofisica degli esseri umani. Le ricerche, tra cui quella condotta dal centro di Miyazaki, riportano dei risultati sorprendenti che la permanenza regolare nei boschi apporta, evidenziando l'abbassamento della pressione sanguigna, l'attivazione del sistema nervoso parasimpatico, la diminuzione del cortisolo e il miglioramento del sistema immunitario. Negli anni '80 del secolo scorso nasce così in Giappone la terapia forestale, conosciuta anche con il nome di bagni di foresta.
Una pratica che si sta diffondendo in tutto il mondo e consiste nel passare del tempo in natura attraverso lunghe passeggiate e lenta immersione nel paesaggio. Scuri e compatti si stendevano sulle colline i boschi di faggi. Posandosi silenzioso come una civetta, un gatto bianco balzò sul recinto del giardino. Si guardò intorno, corse per un paio di metri, poi saltò di nuovo giù, riprendendo furtivo la sua strada. Laura sospirò di felicità. Non aveva pensieri. La sua mente era sgombra e limpida come i cieli. Rimase a lungo affacciata alla finestra, dimentica di chi era e di come era giunta lì. Tanto sovrannaturale era il suo appagamento. Serenità, indipendenza e benessere si intrecciano in questo passo in cui le distese di faggete diventano una parte essenziale del bisogno di libertà che Laura aveva nascosto per 2 decenni nel silenzio della routine imposta. La protagonista del romanzo Lolly Willows o L'amoroso cacciatore è attratta dalla nebbia, dai paesaggi nuvolosi, dalle foglie umide dei faggi e dal desiderio di appartenere. Un desiderio che i faggi soddisfano completamente, accogliendola sotto le proprie fronde. Solitaria, riflessiva, conoscitrice delle erbe, Laura ritrova se stessa trasferendosi in una località con pochissimi abitanti e lasciandosi trasportare dal vento e dai suoni delle colline, in un viaggio di libertà e di esplorazione personale. Si tratta di un romanzo di Sylvia Townsend Warner, una scrittrice dalle abilità evocative, che esplora l'animo femminile nel contesto cupo e immersivo della natura, esprimendo il tema dell'emancipazione femminile attraverso la figura della strega. L'ambiente forestale e l'isolamento sono infatti gli elementi che ricorrono nei racconti riguardanti le streghe. Il bosco, considerato luogo di incontro fra realtà spirituali e realtà materiali, in un via vai fra il simbolico, l'immaginario e il sociale, si trasforma nel perfetto teatro, in cui le paure vengono confinate e le donne demonizzate. Secondo una leggenda antichissima, i pastori del villaggio, sentendosi minacciati dalla presenza delle streghe, chiesero aiuto al dio Pan, che, rasserenando i poveri uomini, le avrebbe trasformate in alberi di faggio. Il racconto si riferisce ai 14 faggi che svettano nelle vicinanze di Castelluccio di Norcia, nelle Marche. Alberi robusti che nel corso dei secoli nessun tagliaboschi osò danneggiare, perché ogni volta che qualcuno vi si avvicinava per abbatterli, udiva dei lamenti sofferenti, le urla delle donne intrappolate dall'incantesimo.
Provo delle emozioni contrastanti trovandomi qui sotto i faggi delle streghe. Delle sensazioni che vorrei esprimere usando proprio le parole della Warner. Non si diventa streghe per fare del male a questo o quello, e nemmeno per fargli del bene, come dame di carità a cavallo di una scopa. È proprio per sfuggire a tutto questo, per avere una vita propria e non un'esistenza elemosinata dagli altri. Scarti caritatevoli dei pensieri altrui, tanti grammi di pane di vita rafferma al giorno. Il vitto quotidiano del Pio Albergo è scientificamente calibrato in modo da garantire la sopravvivenza.